Ciao ragazzi, le vacanze purtroppo sono finite, ma adesso si riparte. Qualcuno di voi, scrivendomi in privato, mi ha chiesto di parlare di più di distorsori, quindi lo voglio accontentare. Oggi parliamo di un distorsore che a me piace in modo particolare. È un distorsore che ho acquistato nel 2004, quindi ve lo presento. Rat 2, prodotto dalla Proco Sound, famoso distorsore per chitarra elettrica. La prima versione, chiamata Bad Box, venne prodotta la prima volta nel 1978, costruito interamente a mano e ordinato solo su prenotazione. Nel 1979 cominciano con la produzione di serie. Negli anni successivi il pedale subisce molte modifiche, fino ad arrivare prima al 1983, dove si passa a un contenitore di forma leggermente più piccola, simile ai prodotti della Boss. Arriviamo nel 1988, dove viene introdotto appunto il Rat 2, che è il pedale del quale parleremo oggi, che si differenzia dalla gamma precedente per il LED rosso on-off, quindi accensione e spegnimento. Il modello è tuttora disponibile, ma nel 2008 la produzione viene spostata in Cina e viene data in mano alla Neutric, sempre per Proco Sound. Così adesso abbiamo le idee un po' più chiare sul fatto che troviamo tantissimi pedali cloni del Rat su applicazioni o su siti cinesi. La differenza sostanziale tra il modello americano e il modello cinese riguarda esclusivamente l'ingresso per l'alimentazione. I modelli americani, come il pedale che appunto vediamo oggi, hanno una spina maschio da 1/8 di pollice. I modelli cinesi invece si sono adeguati al mercato e hanno l'ingresso classico da 2,1. Esistono comunque in commercio degli adattatori che convertono il barrel femmina da 2,1 mm in una spina maschio da 1/8 di pollice. È un accessorio utilissimo per comunque mettere il pedale nella pedaliera. Invece di avere un'altra alimentazione separata, ci colleghiamo direttamente con la nostra alimentazione qua e andiamo poi a finire nel Rat. Ovviamente questo riguarda le versioni americane, quindi prima del 2008. Il circuito del Rat è suddiviso in 4 blocchi: stadio di distorsione, controllo del tono, stadio di uscita, l'alimentazione. Si basa su un singolo omp-amp, ossia un amplificatore operazionale, originariamente basato sull'LM308. Il Proco Rat ebbe un enorme successo tra i musicisti professionisti, soprattutto negli anni 80. Fra i più celebri possiamo ricordare Jeff Beck, David Gilmour, Graham Coxon e moltissimi altri, tra cui una parentesi particolare bisogna anche dedicarla a Kurt Cobain, che usò questo fantastico pedale che a me piace tantissimo nella registrazione di Territorial Pissing su Nevermind del 1991. Sembra essere stata l'unica volta che l'artista ha usato questo pedale per registrare o per suonare. La bellezza del Rat risiede nella sua versatilità. Lo possiamo utilizzare come distorsore principale. È ottimo sulle basi ritmiche, è ottimo anche nella parte dei soli. La distorsione regala la quantità giusta di guadagno. Passando da lieve overdrive, e sentiamo.
arrivando anche fino a un fuzz. Ascoltiamo. Ed il volume ci permette di comporlo davvero come vogliamo noi. Bene, direi che adesso è arrivato il momento di andare a vedere il prodotto nel dettaglio. Pedale molto robusto, davvero solido, magari un po' pesante, però nel complesso è a prova di urto. Ci possiamo passare sopra con un furgoncino e non succede nulla. Abbiamo il classico push in acciaio per andare ad attivare o disattivare la distorsione, regolazione per distorsione, quindi come dicevamo da un minimo che può essere un leggerissimo overdrive fino a un massimo di un fuzz, il filtro dei toni da un più alto a un più basso, quindi averlo anche un pochettino più scuro, e poi la nostra regolazione del volume. Abbiamo sulla parte frontale l'ingresso e l'uscita per andare dalla chitarra all'amplificatore, e in questo caso, come dicevamo prima, che ne abbiamo parlato già dilungandoci parecchio, l'ingresso per l'alimentazione. Ragazzi, spero di avervi fatto capire bene il suono del Rat. È un distorsore che comunque ti permette di lavorare su tante frequenze e di riuscire ad ottenere tanti suoni. Come a fine di ogni video vi chiedo sempre di mettere un bel mi piace. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi perché vedo che tanti di voi guardano il video e io sono molto contento di questo, ma non si iscrivono. Davvero non vi costa nulla, non vengo a casa a citofonarvi, non vi chiedo soldi. Il vostro supporto mi darebbe la possibilità
possibilità sicuramente di portare qualcosa in più nel canale da farvi sentire e ne sarei davvero contento. Detto ciò, come al solito, se avete domande da fare le potete fare tranquillamente. Ci vediamo la prossima settimana con il nuovo video. Ciao!